Ciao a tutti, ciao da Yuri Tufano, The Wolf of Amazon. Bene, in questo nuovo video vorrei andare a affrontare con voi un argomento che mi avete chiesto più e più volte, ci avete mandato le mail, scrivete in privato sui social, fate le domande ai miei consulenti e volete giustamente capire tutti quanti dove andiamo a pubblicare questi libri, ok? Faccio un piccolo riassunto per chi magari il primo video che sta guardando non conosce bene l'ambito, eccetera, eccetera. Noi attraverso We Publishing andiamo a pubblicare libri, quindi noi facciamo self-publishing, utilizziamo il metodo dell'autopubblicazione, quindi andiamo a pubblicare i libri su varie piattaforme, nello specifico in questo periodo andiamo a pubblicare i libri su Amazon, ok? Quindi che cosa facciamo in sostanza? Andiamo a prendere dei manoscritti, libri, in formato digitale, lo andiamo a caricare sulla piattaforma di Amazon KDP, che sta per Amazon Kindle Direct Publishing. Kindle è il formato di Amazon, no? Quello che voi leggete per chi ce l'ha già, lo conosce, per chi non lo conosce, quello che si legge sulla tavoletta Kindle, ok? Quindi prendiamo questi libri digitali, li carichiamo su Amazon, che poi a sua volta li venderà in due versioni barra 3, ok? La terza versione al momento non la utilizziamo ancora. Potrebbe essere che torneremo a utilizzarla in futuro, però la prima versione è la versione Kindle, quindi il formato puramente elettronico, così come lo producete, oppure con il servizio We Publishing, con We Publishing Program produciamo noi per voi, quindi senza nessun tipo di sbattimento, fatica, tra virgolette impegno, siamo noi a farli per voi, altrimenti ve li producete voi con i metodi che vi insegniamo all'interno di We Publishing, ok? Quello è il formato elettronico, così come ce l'avete voi, andrà chiaramente in vendita in formato Kindle. Per quanto riguarda invece il formato cartaceo, semplicemente Amazon lo vende in print on demand. Spesso vedrete questa sigla POD, print on demand. Quindi quando il cliente compra su Amazon, il libro viene stampato e spedito. Quindi non dovete fare magazzino. Di fatto, con il publishing andiamo a fare un business di prodotti digitali. Il business per eccellenza migliore di tutti. Perché? Perché non dovete fare magazzino, non dovete anticipare soldi per comprare merce, mettere quindi, come dicevo prima, a magazzino, fare stoccaggio, pagare il magazzino, pagare eventuali spedizioni, fa tutto Amazon per voi. Voi dovete solamente produrre un libro in formato digitale e ti starai già chiedendo, ma io non so scrivere, non sono uno scrittore. Tranquillo, perché o facciamo tutto noi per te, oppure se te li vuoi produrre da solo, all'interno dei nostri percorsi ti insegniamo come produrre un libro in pochi semplicissimi step. Vi ricordo, se non l'avete fatto, registratevi al canale YouTube per andarvi a recuperare, a vedere tutte le perle formative che andrò a pubblicare nelle puntate successive a questa e anche quelle precedenti. Perché no? Quindi registratevi, accendete la campanellina, ok? E capitolo secondo, se non l'avete fatto, andate qui in descrizione, c'è il link per registrarsi e accedere al corso gratuito, un corso gratuito di ben oltre 8 ore, ok? Informazioni che normalmente altri vendono per 1500 euro e oltre, quindi registratevi, andatevi a prendere il corso gratuito, potete già incominciare a fare self-publishing, vi spiego già come cominciare a produrre i vostri primi materiali a costo zero senza dover essere degli scrittori e andarveli a pubblicare su Amazon e gestire anche le Amazonanze. Ok? Quindi andatevi a scaricare il corso gratuito e oggi parleremo brevemente, più o meno brevemente, vedremo quanto ci dilungheremo, delle keyword. Cosa sono queste keyword? Dove vanno a pubblicare i self-publisher? La keyword è la parola di ricerca, quindi se siete nuovi nell'ambiente potete cominciare a familiarizzare con i termini del business. Quindi il publisher, il self-publisher, cosa fa? Va a pubblicare sotto a delle keyword e se sei un professionista che vuole pubblicizzare la sua attività, fidati che queste informazioni anche per te e soprattutto per te vanno bene, perché imparare a far rankare, un po' come la SEO per Google, imparare a far rankare il proprio libro sullo store di Amazon sotto a delle keyword importanti per voi. Metti che sei un avvocato e vendi il tuo libro perché all'interno del tuo libro poi proponi i tuoi servizi, ok? È importante che tu sappia rankare sotto le keyword giuste,
ok? Quindi anche per te che sei un libero professionista, WePublishing va bene, se te lo stessi chiedendo. Quello che noi facciamo come self-publisher è quello di andare a pubblicare sotto delle keyword profittevoli, nel corso gratuito che ti invito a scaricare ed accedere, che troverai poi ospitato e ostato dentro la piattaforma di Kajabi, quindi non è una cosa raffazzonata, troverai ostato il corso all'interno di una piattaforma come Kajabi, importante piattaforma che ospita corsi di tutti, quasi tutti i formatori del mondo. Ti spiego anche come andare a cercare nello specifico. Oggi in questo video vediamo quali sono le keyword, quali sono le nicchie, quindi che cos'è la keyword e quali sono le nicchie dove i self-publisher vanno a pubblicare di più, dove vanno a cercare fondamentalmente i guadagni dalla pubblicazione dei libri. La keyword, come abbiamo detto, è una parola di ricerca, quindi è la parola di ricerca che fa il cliente quando va su Amazon. Quindi tu cliente, quando stai cercando un cavetto per il tuo iPhone, andrai a scrivere nella barra di ricerca di Amazon cavetto iPhone. Quando cercherai cavetto iPhone ti spunteranno dei risultati, quindi pertinenti alla tua ricerca. Quella è una parola di ricerca. La parola di ricerca dieta mediterranea è una keyword, ok? Quindi noi, self-publisher, andiamo a pubblicare sulle keyword, quindi la keyword è il titolo del libro principalmente, salvo aggiungere, non so, Mediterranean Diet for Beginners 2024, per esempio, oppure la miglior guida per la dieta mediterranea, è una keyword, sostanzialmente, ok? Ma la keyword principale, il topic è Mediterranean Diet for Beginners, piuttosto che dieta mediterranea per principianti se pubblicata in italiano. In quante lingue possiamo pubblicare? Lo vedremo in uno dei prossimi video, ok? Seguitemi e rimanete qui concentrati, che andremo a vedere un po' tutto questo discorso delle keyword. Quindi quali sono queste keyword che noi andiamo a cercare? Quali sono le nicchie? Le nicchie principali per i self-publisher sono la nicchia dieta e ricettari, quindi tutto ciò che sono libri per perdere peso, varie alimentazioni, ad esempio come il digiuno intermittente, intermittent fasting, dieta mediterranea, quindi vari tipi di alimentazione, quindi inteso come guide che spiegano il tipo di alimentazione, oppure i vari ricettari. Vi faccio un esempio, magari vi ricorderete qualcuno di voi. Il classico libro delle ricette della nonna, oppure quando io ero piccolo, 20-30 anni fa, il libro di ricette di Suor Germana, che ricordo che utilizzava mia nonna con tutte le ricette che ci andava a preparare per il pranzo della domenica, per esempio. Quindi il classico libro di ricette potrebbe essere il libro di ricette per la dieta mediterranea, per la dieta per vegani, la dieta per chi ha problemi reni, la dieta per chi alimentazione per chi ha problemi di bruciore di stomaco, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che volete. Quindi al primo posto come nicchia, quindi cappello di argomenti, è dieta e ricettari. Ricettari a maggior ragione. Abbiamo poi successivamente al secondo posto tutta la parte degli argomenti tecnologici, quindi linguaggi di programmazione. Python, per esempio, C++, C Sharp, JavaScript, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti argomenti di linguaggi di programmazione. Perché linguaggi di programmazione? Perché sono delle guide da seguire passo passo. Si prestano ad essere venduti e quindi acquistati maggiormente sotto forma di libro cartaceo, perché il cliente si apre il libro, ok? Provate a immaginare voi come cliente di un tipo di libro del genere, come linguaggi di programmazione o anche come le ricette. Si prestano a essere seguiti cartacei perché ci sono degli step da seguire, ok? Questa riga di comando, questa riga di codice, eccetera, 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 oppure dovete fare questo, questo e questo e questo, si prestano i manuali, okay? Tutti i manuali, tutta la manualistica si presta a essere molto venduta sotto formato cartaceo, in forma cartacea, ok? Quindi abbiamo detto ricettari, cookbook, linguaggi di programmazione, libri business e self-help, quindi automiglioramento e business, quindi come il trading, come le guide di real estate, le guide per fare business, qualsiasi tipo di business, social media manager, social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera. Le guide, test, quiz per la patente, per esempio. Una guida che accompagna la preparazione del quiz per la patente, questo è un esempio. E poi tutta la nicchia immensa dell'hobby handcraft, quindi degli hobby,
quindi lavorare il legno, il giardinaggio, come costruire la casa sull'albero, come creare pollaio a casa propria. Ricordatevi che principalmente, ma non solo, vendiamo i libri sul mercato americano, quindi dovete capire l'americano medio, no? Che tipo di interessi ha. Ci sta, considerato anche il tipo di, di case che hanno anche gli americani, magari rispetto agli italiani, che si vadano a costruire, ma lo vedete anche nei film, che si vanno a costruire nel garage, la casetta con gli attrezzi, il legno, fare le costruzioni, la casetta, piuttosto casa per il cane, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di manuali, ok, vendono molto bene in formato cartaceo. Quindi fondamentalmente sono questi i tipi di argomenti che vendono di più, non sono chiaramente gli unici in assoluto, ma sono quelli dai quali vi suggerisco di partire se incominciate a fare self-publishing, a pubblicare libri. Quindi avete scaricato il corso gratuito che c'è qui in descrizione, volete incominciare, non sapete da dove cominciare a cercare gli argomenti, partirete chiaramente diete ricettarie, linguaggi di programmazione, business e investing, oppure hobby and craft, i vari do it yourself che troverete come sigla su Amazon come DIY, il fai da te, ok? Spero di avervi dato delle informazioni importanti perché sono informazioni fondamentali. Ricordatevi, per il self-publishing uno degli step fondamentali è proprio la scelta dell'argomento dove andare a pubblicare il libro. È la base del vostro business, però vedrete che dopo un po' di pratica, facendo un po' di pratica, sarà veramente molto semplice andare a cercare le keyword. Entrate nel corso gratuito, ve lo faccio vedere passo passo, passo passo. Sono informazioni che altri vendono a svariate migliaia di euro. Andate a vedere il corso gratuito, seguite le indicazioni che vi do in questo video e ci vediamo all'interno di WePublishing. Ciao e al prossimo video.